Ciao a tutti e bentornati su BravoCast Italiano. Sono Angela e oggi iniziamo con una domanda che, sono sicura, molti di voi si sono fatti almeno una volta. Perché è così difficile parlare in italiano, anche dopo mesi o addirittura anni di studio? Hai studiato le regole, hai imparato le parole, hai guardato video, hai ascoltato podcast. Ma quando arriva il momento di aprire la bocca e dire qualcosa, qualcosa si blocca. Il cuore batte più forte, la mente diventa vuota, le parole spariscono. Oggi ne parliamo apertamente, con calma e con onestà. E tu, caro ascoltatore, lascia un commento sotto questo video. Ti senti così anche tu? Vogliamo sapere. Ciao Angela, ciao a tutti, sono Stefano. Sì, questa è una delle conversazioni più importanti che possiamo fare per chi studia l'italiano. Perché questo fenomeno è comunissimo, è normale e ha un nome. Si chiama paura di parlare. Gli esperti di linguistica e psicologia la chiamano ansia da parlato. Speaking anxiety, in inglese. Ma qualunque nome le diamo, il risultato è lo stesso. Lo studente sa l'italiano ma non riesce a usarlo quando conta. E questo è davvero frustrante. Esatto, Stefano. E la cosa che trovo più interessante, e anche un po' paradossale, è questa. Spesso le persone che hanno più paura di parlare sono quelle che hanno studiato di più. Sembra strano, vero? Ma c'è una spiegazione molto chiara. Chi studia tanto conosce anche tante regole grammaticali, tante eccezioni, tante sfumature. E quando sa che esistono tutte queste regole ha anche più paura di sbagliarle. Il cervello dice: conosco le regole, quindi non posso permettermi di fare errori. Ah sì, questo si chiama perfezionismo ed è uno dei nemici più grandi quando si impara una lingua. Io stesso, quando studiavo l'inglese da giovane, ricordo benissimo quella sensazione. Avevo paura di aprire bocca perché volevo che ogni frase fosse perfetta. Grammatica corretta, pronuncia buona, vocabolario appropriato. Naturalmente, con tutte queste preoccupazioni in testa, non parlavo quasi mai. E così non miglioravo. Il perfezionismo mi bloccava completamente. Esattamente. È un circolo vizioso molto potente. Non parli perché hai paura di sbagliare. E siccome non parli, non fai pratica. E siccome non fai pratica, continui ad essere insicuro. E continui ad avere paura. Il problema si alimenta da solo. Come si esce da questo ciclo? Prima cosa, importantissima, capire che gli errori sono normali. Anzi, gli errori sono necessari. Senza errori non si impara. Gli errori non sono il segno che sei scarso, sono il segno che stai cercando di crescere. Bravissima. E c'è un'altra cosa fondamentale da capire. Gli italiani, le persone con cui parlerai in futuro, non si aspettano la perfezione da te. Se parli con qualcuno in italiano e fai un errore, quella persona quasi sempre capisce lo stesso quello che vuoi dire. E spesso è addirittura felice che tu stia provando. Ti rispetterà di più, non di meno. Nessuno si aspetta che uno straniero parli italiano come un madrelingua. Questo è un punto bellissimo, Stefano. Molti studenti pensano: se sbaglio gli italiani rideranno di me, si annoieranno, perderanno la pazienza. Ma nella realtà è il contrario. Quando uno straniero cerca di parlare italiano, anche con errori, anche lentamente, la maggior parte delle persone è contenta, curiosa e molto disponibile ad aiutare. L'italiano è una lingua molto amata nel mondo e gli italiani lo sanno bene. Sono generalmente orgogliosi quando qualcuno sceglie di imparare la loro lingua. Giusto. Allora parliamo di un'altra causa importante della paura. Non è solo il perfezionismo, c'è anche una differenza fondamentale neurologica tra capire una lingua e produrla attivamente. Quando studi, quando ascolti, quando leggi, il tuo cervello riceve informazioni. È un processo passivo, tranquillo, senza pressione. Ma quando parli, il tuo cervello deve produrre informazioni in tempo reale, sotto pressione, mentre qualcuno ti sta guardando e aspettando. Sono due attività completamente diverse nel cervello. Sì, e questo è importantissimo capirlo. Studiare italiano è un po' come guardare qualcuno andare in bicicletta. Puoi guardare per ore, capire come funziona, osservare tutti i movimenti, sapere teoricamente esattamente cosa fare: pedalare, sterzare, bilanciare. Ma quando sali sulla bicicletta per la prima volta nella vita è un'altra storia completamente.
Il corpo deve fare tutto da solo, in tempo reale, senza pensarci troppo. Ed è lo stesso con il parlato. Bella metafora, Angela. E quindi, concretamente, cosa si può fare per superare questa paura? Primo consiglio pratico. Parla ad alta voce ogni giorno, anche da solo, anche in casa. Parla a te stesso in italiano mentre fai colazione, mentre cammini per casa, mentre prepari da mangiare. Descrivi quello che stai facendo. Non aspettare di avere qualcuno con cui parlare. La tua voce, la tua bocca, il tuo cervello. Tutti devono abituarsi alla lingua italiana in modo attivo. Secondo consiglio, trova situazioni a basso rischio per praticare. Cosa intendo con questo? Invece di cercare subito una conversazione lunga e impegnativa con un madrelingua, inizia con cose molto piccole, quotidiane. Ordina un caffè in italiano quando sei in vacanza in Italia. Chiedi indicazioni, saluta qualcuno. Leggi a voce alta un paragrafo di un testo italiano. Piccole vittorie ogni giorno, nel tempo, costruiscono fiducia e sicurezza in modo naturale. Ottimo. Terzo consiglio, e questo è forse il più potente. Smetti di tradurre nella tua testa. Questo è un'abitudine molto comune tra i principianti. Pensi prima in italiano, nella tua lingua madre, poi costruisci la frase, poi la traduci mentalmente in italiano, poi cerchi di dirla. Questo processo è lento, faticoso e crea molta incertezza. Cerca invece di pensare direttamente in italiano, anche se le frasi sono semplici. Ho fame, voglio mangiare. Che bello! Semplice, diretto, italiano. Esatto. E questo porta un po' a un punto davvero fondamentale che voglio sottolineare bene. Non aspettare di essere pronto per parlare. Non esiste un momento magico in cui ti svegli e sei perfettamente pronto. Questo momento non arriva mai da solo. La fluidità non arriva prima di parlare, arriva parlando. Ogni conversazione, anche quella piena di errori, anche quella imbarazzante, ti porta un passo concreto avanti. Ogni errore è una lezione vera. Parliamo anche di un aspetto psicologico molto importante che spesso viene ignorato. La paura del giudizio. Molti studenti hanno paura non solo di sbagliare la grammatica, ma di sembrare stupidi o incompetenti, perché nella loro lingua madre sono persone intelligenti, articolate, brillanti, sicure di sé. Sanno esprimere idee complesse, fare battute, discutere di argomenti profondi. Ma in italiano si sentono come bambini che imparano a parlare. E questo contrasto può essere molto frustrante. Ah sì, questo è molto reale e molto comprensibile. È una delle cose più difficili dell'apprendimento linguistico, quella sensazione di perdere la propria identità e intelligenza quando si passa a un'altra lingua. Ma è importante ricordare, le persone intorno a te sanno che stai imparando, vedono il tuo sforzo e il tuo coraggio, non vedono le tue limitazioni, vedono la tua determinazione. E c'è un cambio di prospettiva molto potente che può aiutare moltissimo. Invece di pensare voglio evitare errori, non voglio fare brutta figura, prova a pensare voglio comunicare qualcosa, voglio dire questa cosa a questa persona. Il focus cambia completamente. Non sei più in una performance dove puoi fallire, sei in uno scambio umano dove vuoi connetterti. E questo è molto più facile, molto più naturale. Bellissimo modo di vederlo. Voglio aggiungere anche qualcosa sulla differenza tra studiare e usare la lingua nella vita quotidiana. Molte persone studiano l'italiano per mesi o addirittura anni, grammatica, vocabolario, esercizi, libri, ma non lo usano mai in una vera conversazione. Magari hanno paura, magari non hanno opportunità, magari aspettano di essere abbastanza bravi. Il problema è che lo studio da solo non costruisce la fiducia nel parlato. La fiducia si costruisce solo attraverso l'uso reale. Esattamente, è come fare ogni giorno esercizi di nuoto a secco, sul pavimento, senza mai entrare in acqua. Puoi imparare i movimenti teoricamente, puoi guardare video di nuotatori, puoi leggere libri sulla tecnica, ma il vero nuoto lo impari solo nell'acqua. E le prime volte fai fatica, magari bevi un po' d'acqua, ma poi impari. Con il parlato è uguale, l'acqua è la conversazione, devi entrare. Ascoltatori, ecco una domanda per voi. In quale situazione specifica avete avuto più paura di parlare italiano?
Forse al ristorante in Italia, cercando di ordinare. Forse in viaggio, chiedendo informazioni. Forse con un amico o collega italiano. Scrivetelo nei commenti, vogliamo davvero sapere. La vostra esperienza può aiutare e incoraggiare anche altri studenti che si trovano nella stessa situazione. Bella domanda. E voglio dire una cosa importante a chi si trova all'inizio del percorso, a chi magari sta ascoltando questo episodio proprio perché ha paura di parlare. Quello che senti adesso è completamente normale, è una fase. Non significa che non sei capace, non significa che l'italiano è troppo difficile per te. Significa solo che stai crescendo, che stai affrontando qualcosa di nuovo e questo richiede coraggio. Sì, e la buona notizia, quella davvero buona, è che la paura diminuisce con il tempo, se ti esponi regolarmente alla lingua parlata. Non sparisce completamente, forse, ma diventa molto più piccola, molto più gestibile. E con il tempo molte persone scoprono che il parlato diventa la parte preferita, più soddisfacente, più viva dell'apprendimento linguistico. Assolutamente vero, c'è qualcosa di speciale, quasi emozionante, nel momento in cui ti rendi conto di riuscire davvero a comunicare in un'altra lingua. Quando una persona ti capisce, quando riesci a farti capire, quando la conversazione fluisce anche solo per un minuto, quella sensazione è unica, vale ogni sforzo, ogni errore, ogni momento di imbarazzo lungo il percorso. Voglio concludere con un pensiero finale che mi sta molto a cuore. Lo studio è fondamentale. Non vogliamo dire che non serve, anzi, serve e come. La grammatica, il vocabolario, l'ascolto, tutto serve. Ma lo studio deve essere sempre accompagnato dall'uso attivo. Le due cose insieme, in equilibrio, danno risultati straordinari e duraturi. Studia con costanza, sì, ma parla anche, ogni giorno, anche 5 minuti, anche da solo, anche in modo imperfetto. Parla. Perfetto riassunto, Angela. Non potevo dirlo meglio e ricordate sempre, qui su Bravocast Italiano siamo con voi in ogni passo di questo percorso. Ogni episodio è pensato per aiutarvi ad ascoltare italiano naturale, autentico, per abituare il vostro orecchio, per imparare come parlano le persone nella vita di tutti i giorni, non solo nelle grammatiche. Grazie mille a tutti voi per essere rimasti con noi fino alla fine di questo episodio. Se vi è stato utile, se vi ha fatto riflettere, lasciate un like, ci aiuta tantissimo a continuare questo lavoro. E se conoscete qualcuno che studia l'italiano e ha paura di parlare, condividete questo episodio con lui o con lei. Potrebbe essere esattamente quello di cui ha bisogno oggi. Ci sentiamo presto con un nuovo episodio ricco di italiano naturale e conversazioni interessanti. Continuate così, studiate con costanza e con curiosità e soprattutto parlate, non aspettate, parlate adesso. A presto, a tutti voi. A presto, buono studio e buona giornata a tutti!